prima che qualcuno dica come al solito, hai fatto i soldi, ti sei comprato la barca e cose del genere, anche questa volta qui di mio non c'è assolutamente nulla. È la barca del mio amico Alessandro, che a breve arriverà, e si è messo a disposizione perché era curioso di vedere una power station che mi è stata mandata da recensire, e siccome ero un po' stufo di fare queste recensioni un po' sterili, sempre nello stesso posto, dicendo sempre le solite cose, perché poi alla fine si diventa un po' ripetitivi, allora ho deciso che nel limite del possibile, quando dovrò recensire una power station, cercherò di farlo in modo più pratico possibile. E quindi una barca, un camper, una baita, una tenda da glamping sono gli scenari ideali per utilizzare questo genere di prodotti. Oggi abbiamo un prodotto della DJI, e quindi stiamo parlando di un brand che personalmente conosco da molti anni. Il mio primo drone ovviamente era della DJI, anche il mio secondo, il terzo e il quarto, fino ad arrivare alla Action Cam di DJI. Quindi non dico che sono un fanboy di DJI, ma comunque ho sempre acquistato DJI, non mi hanno mai mandato nulla. Questa volta ci troviamo per la prima volta a collaborare insieme. Per l'appunto oggi presentiamo la DJI Power 1000. La nostra Power Station DJI, la prima Power Station DJI, è all'interno di questa borsa che è un optional che ci permette di utilizzarla direttamente al suo interno. Quindi noi apriamo queste due tasche laterali per far funzionare le prese d'aria correttamente, e possiamo subito notare che già questo accessorio, insomma, ci dice qualcosa riguardo alla qualità dei dettagli di DJI. È una borsa progettata ovviamente su misura appositamente per questa centrale, è una borsa fatta molto bene e ci permette per appunto di utilizzarla costantemente lasciandola al suo interno. Ma adesso che l'abbiamo vista così brevemente, andiamo a tirare fuori la Power Station e diciamo qualche parola riguardo alle caratteristiche tecniche. In che cosa ha deciso di differenziarsi DJI rispetto ad altri brand? Beh, ha deciso di definirsi un ecosistema, cioè la sua centrale è, diciamo, altamente personalizzabile con tutta una serie di accessori che vengono venduti poi separatamente. Quindi diciamo che di per sé la centrale è estremamente semplificata ed ha, per esempio, un regolatore di tensione da 300 watt per la ricarica dal fotovoltaico di base. Se vogliamo avere una potenza maggiore dovremo prendere un accessorio che dopo vi andrò a mostrare, come anche se vogliamo avere la connettività abbiamo bisogno del dongle, che è questo aggeggio che si collega a queste due prese, a questi due jack, che servono per l'appunto per gli accessori e per l'espandibilità del sistema. Qui abbiamo al momento la batteria di espansione da 2 kWh, qui sopra abbiamo 1 kWh, come vedete sotto è esattamente uguale a quella sopra a livello di dimensioni. La centrale qui sul pannello frontale presenta due prese USB da 24 watt di potenza e due USB Type-C da 140 watt di potenza, quindi estremamente potenti. Due Schuko si attivano con il pulsante retro illuminato, un display molto chiaro e semplice che ci mostra la percentuale di carica residua, input, output, la connettività che in questo momento sta lampeggiando perché sta cercando una connessione, e poi dietro a questo tappo di chiusura c'è l'ingresso della corrente di rete per la ricarica, per l'appunto della corrente di casa. La batteria sotto ha solo un piccolo display con la percentuale di carica residua e nient'altro, ha semplicemente le prese d'aria laterali, anche questa ha le filettature per gli accessori che si possono fissare, e quindi il sistema è tutto davvero molto semplice. Io dico che è un sistema perfetto per una barca, per un camper
e via dicendo, perché appunto è estremamente piccolo ed estremamente modulabile in modo semplice, quindi noi possiamo prenderla, spostarla, metterla volendo così, possiamo metterla laterale, possiamo metterla sopra, insomma possiamo metterla come ci pare, possiamo lasciare a bordo della nostra barca o del nostro camper l'espansione e questa qui ce la possiamo anche portare via e utilizzarla in giro dove ci pare. Nel frattempo l'ho già messa in funzione, come potete vedere ho collegato questo jack esterno per la presa accendisigari alla quale ho collegato il frigorifero che adesso sta raffreddando, dove poi metteremo dentro il vino e gli ingredienti per la cena di stasera che prepareremo sempre utilizzando questa Power Station. Questa sera utilizzeremo solo ed esclusivamente l'energia della Power Station per l'illuminazione, per la cucina, per il frigorifero e vedremo anche un po' la durata. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della Power 1000 abbiamo un inverter ad onda sinusoidale pura da 2,2 kW di potenza nominale, 2,6 kW in grado di tenerli per 60 secondi e un picco di 4,4 kW. Vi dicevo 300 watt dal fotovoltaico, ricarica rapida a 1200 watt oppure ricarica un po' più lenta a 600 watt tramite la corrente di rete. Ma un accessorio che secondo me non vi può assolutamente mancare se avete camper o barca è questo qui, è il fast charger, caricatore rapido. Cosa fa? Aumenta la potenza di ingresso sia del fotovoltaico che della ricarica tramite la batteria del camper o della barca. Quindi con questo riusciamo ad arrivare a una ricarica a 1800 watt combinata tra fotovoltaico e ricarica della batteria del nostro mezzo. Dalla batteria va a ciucciare massimo 600 watt e 1200 li va a recuperare dall'impianto fotovoltaico che abbiamo costruito. Vedete qui sotto ci sono questi jack, questo qui è per il collegamento alla centrale, questo è il cavo che va alla batteria, che è una cosa molto molto interessante secondo me, perché è sia in ingresso che in uscita, quindi quando voi viaggiate potete caricare a 600 watt la vostra Power Station combinata al fotovoltaico. Se vi doveste trovare in una situazione in cui la batteria del vostro camper, del vostro mezzo è a terra, potete anche fare l'inverso, cioè mandare corrente alla batteria tramite l'applicazione, scegliete voi la tensione, scegliete voi i parametri e vi riuscite a tirare fuori sempre da qualche problema ovunque voi vi troviate. Quindi, ripeto, secondo me questa è una Power Station particolarmente adatta per un utilizzo itinerante su un mezzo. Questo invece è il jack con i due cavi MC4 per il fotovoltaico e questo sistema, vedete, ha queste due sedi qua dietro perché praticamente si applicano due viti qui lateralmente alla batteria o alla Power Station e questa poi va fissata qui lateralmente e diventa praticamente parte del sistema, diventa sostanzialmente un corpo unico. Adesso non vi faccio vedere la ricarica della Power Station dalla batteria perché sarebbe troppo un casino, però sappiate che questo è quello che fa questo caricatore rapido. Ovviamente trattandosi di un cosiddetto ecosistema DJI, la centrale è fatta apposta per poter ricaricare in modo super rapido droni professionali. Ci sono diversi modelli di droni che si possono caricare in modo super veloce, ma dovremo aspettarci in futuro anche tutta una serie di accessori e chissà che cosa ci proporrà in futuro DJI. Il fatto che per l'appunto si possano collegare tutta una serie di cose esterne fa pensare che questa centrale sarà in un certo senso sempre aggiornabile. Chi lo sa, magari un giorno inventeranno un drone sul quale potremo andare a bordo e potremo utilizzare la nostra Power Station come batteria stessa del drone. È una cosa di fantasia, però non è neanche poi così lontana da una eventuale realtà. Le batterie sono litio ferrofosfato, quindi garantite per minimo 4000 cicli per poi
perdere diciamo un 20% della propria autonomia, quindi sono batterie che durano veramente tantissimo. E per il resto vi posso dire che a livello costruttivo si percepisce che la qualità è molto elevata, la qualità delle plastiche è sicuramente superiore a quella delle altre power station che ho recensito fino ad oggi. È una maggiore solidità, una maggiore cura dei dettagli costruttivi, insomma si vede che è la qualità tipica di DJI che bada molto a certi dettagli. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista della solidità e della costruzione, sicuramente siamo ai massimi livelli. Anche i connettori, i cavi, questi dettagli qui si vede che sono fatti insomma molto bene. Questo impianto ovviamente ha anche gruppo di continuità, quindi io ve l'ho suggerito per il camper, per la barca, per questioni proprio ergonomiche, anche di leggerezza, di praticità, del fatto che si può caricare la batteria e caricare la centrale tramite la batteria, però in realtà è un impianto che potrebbe funzionare tranquillamente come impianto domestico, quindi potreste pensare di fare anche una soluzione metà lo tenete sul camper, metà lo tenete in casa, oppure se fate la stagione lo tenete per la stagione sul camper e per il resto dell'anno lo tenete in casa, per esempio. Quindi gruppo di continuità significa che se scatta via la corrente a casa per un blackout, immediatamente si inserisce la power station che alimenta tutta casa. L'applicazione è semplicissima, ve la faccio vedere qui di lato, vi faccio vedere proprio le funzioni essenziali. Comunque è in grado di attivare e disattivare da remoto l'inverter, quindi la corrente alternata. Possiamo fare aggiornamenti del firmware e possiamo anche stabilire il livello di scarica della centrale, il livello massimo di carica. Quindi potremmo per esempio stare tra il 20 e l'80% per ottimizzare al massimo la vita utile delle batterie, o per eventuali necessità per conservare magari un 20% per l'appunto per situazioni di emergenza, per ricaricare la batteria del camper. Ciao, Dove ci hai portato, Alessandro? siamo ad Angera, nel comune di Angera, castello, di fronte abbiamo Arona, l'isolotto, parco naturale. Scendiamo qua? Scendiamo qua, aspettiamo il tramonto. Questa sera per cena prepariamo dei filetti di branzino con un po' di prezzemolo, aglio e un po' di limone grattugiato ed olio, e poi li faremo nel fornetto. Una cosa molto semplice, un po' di patate e via.
10 minuti. Buon appetito! Buon appetito ragazzo. La patata è perfetta. Questo mi turba. Dammi qua. Non vuoi appoggiarlo lì? No, mettiamo dentro che così resta un po' il caldo. Anzi, magari gli do anche un minuto. Vuoi un po' di sale? Bene, abbiamo praticamente concluso quello che dovevamo fare, quindi abbiamo finito di cucinare, andremo avanti ancora un po' a utilizzare le luci e il frigorifero. Interessante notare come le due parti erano sbilanciate, cioè la centrale con la batteria di espansione erano inizialmente sbilanciate perché avevo consumato più energia nella parte sopra e adesso stanno cercando di pareggiarsi, quindi stanno distribuendo l'output. Adesso qui c'è un output da 4 watt e sotto un output da 26 watt per appunto arrivare allo stesso livello di scarica. Qui abbiamo 69, qui abbiamo 74 al momento. Andando avanti così lentamente arriveranno allo stesso livello di scarica. Bene, siamo giunti alla conclusione della serata, spero che questo video di presentazione di questa Power Station sia stato interessante in un contesto di utilizzo reale. Abbiamo ancora un 70% abbondante, quindi possiamo andare avanti ancora per parecchio. Abbiamo utilizzato un fornetto, una friggitrice elettrica, un frigorifero. Ho utilizzato il frigorifero a una temperatura di meno 10 gradi, quindi è andato costantemente. Un faretto, ho caricato il drone e insomma la centrale si è comportata molto bene, ovviamente. Prezzi, non vi so dire un prezzo preciso di tutto quello che vi ho fatto vedere perché ci sono parecchi accessori. Diciamo che in linea di massima considerate 1600 euro per la centrale più la batteria di espansione, però vi lascio comunque i link in descrizione al sito di DJI. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e controllate soprattutto se magari c'è qualche codice di sconto. Iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da me e dal capitano Alessandro che adesso vi saluterà e che ringraziamo per la fantastica ospitalità sulla sua barca. Grazie a voi e come si dice in barca, vento in poppa sempre. Ciao a tutti.